Allora, oltre a ringraziare Banggood per averci pensato e per averci mandato questa bicicletta in prova, vi dico fin da subito che non parlerò del prezzo, perché secondo me, essendo un mezzo un po' particolare e soprattutto di una buona qualità, secondo me conviene che prima guardiate tutto il video, iniziate a capire tutto quello che c'è dietro a questa bicicletta per poi dopo andare giù in descrizione a vedere che prezzo ha il mezzo e qualora vogliate potete andarlo ad acquistare. Ovviamente è in offerta su Banggood in questo momento, quindi potrebbe essere un buon acquisto. Ragazzi, ma chi l'avrebbe mai detto di ritrovarsi un giorno su una bicicletta a pedalare? Io che con lo sport non dico che ci ho litigato, ma poco ci manca. Adesso però voglio vedere di dare una nuova vita a me. Quindi iniziamo la serie sulla bicicletta. Cosa ne pensate? Oh, questa qui è una bomba e tra poco ve la racconto, Andiamo a fare qualche chilometro e testiamo un pochino questa C30 di Adece Oasis. C30 vi arriverà a casa con il suo bel telaio in alluminio leggero 60-61. A me la prima cosa che mi ha colpito è stata la colorazione. Abbiamo questo bel grigio satinato che vi assicuro farà girare un sacco la testa a chi vi vedrà passare. L'altra cosa che a me è piaciuta veramente tanto è il motore che come vedete dalle immagini che stanno scorrendo sotto è da 250 watt, però riesce a sprigionare ben 500 watt di picco di potenza. Con questo potete capire che qualsiasi, e vi assicuro qualsiasi, salita non farà spaventare per niente questa bicicletta. Oltretutto la differenza sostanziale tra il monopattino e la bicicletta è che in più abbiamo un cambio. Ciak si gira! Allora ragazzi, vi ho portato fino a Costa del Magenta. Questo è uno dei punti di Firenze rinomata per la sua salita. E quale posto migliore per venire a vedere come lavora questo favoloso cambio? Voi non lo sapete, ma D30 monta un cambio Shimano Deore, quindi già di un buon livello. In più abbiamo anche il pacco pignoni, sempre Shimano Deore. Il tutto andando a lavorare insieme al motore con 500 watt di picco dovrebbe assicurarci la tranquillità anche in salite veramente toste come quella che staremo per fare. Adesso vediamo un pochino come si comporta, venite con noi. Ragazzi, vi posso assicurare che fatica ne ho fatta, perché la bicicletta non ce l'avrebbe fatta probabilmente a salire. Però grazie agli ottimi rapporti montati sul cambio e grazie all'aiuto, che ce n'è stato tanto, sono riuscito ad arrivare fino in vetta. E questa salita qui aveva bloccato il Mantis, il G30 purtroppo era arrivato fino a metà, poi abbiamo dovuto mollare e un M365 ci ha bruciato una centralina, quindi vi potete immaginare quanto tosta sia una salita del genere.
Bellina sta strada. Peccato che ho perso all'inizio, ma proprio qui il tasto. Bellina cavolo. Spettacolo, mi sono troppo divertito. Uscito da questo sterrato mi sono reso conto di quanto anche i freni siano adeguati per un mezzo del genere. Ovviamente non sono freni estremi, però riusciamo a trovare già un freno idraulico che, unito al disco, sono di una sezione leggermente più grande, e sicuramente questo ne va a giovare sulla resistenza in frenata, perché sezione più grande vuol dire sicuramente minor temperatura e quindi minor probabilità di andare a piegarsi o di non rendere come dovrebbe in una discesa. Kit completo sia per freni anteriori che posteriore. La cosa che vi dovevo segnalare è che quando è arrivata ho dovuto fare un piccolo spurgo perché c'era un po' di aria all'interno, quindi quando arrivavo a dare prime pompate tendeva ad arrivare a fine corsa. Però questo qui basterà che andate semplicemente nel nostro canale per andare a vedere come ovviare a un problema del genere. Anche sotto questo punto di vista vi dirò, mi ha stupito veramente. Allora, quale giornata migliore avremmo potuto trovare per parlare della batteria? Adesso vi starete chiedendo, ma che c'entra la pioggia e la nebbiolina con la batteria? Con calma, adesso ci arrivo. D30 monta una batteria nella parte centrale della bicicletta, una batteria che è da 36 volt per 10 ampere e mezzo, quindi esteticamente è molto valida a mio avviso. Alla base troviamo anche un indicatore per avere un'idea anche da spenta di che livello di batteria ci sia. Pigiando il pulsantino che troviamo alla base della batteria, questo LED si colorerà di blu, verde o rosso, però vi posso assicurare che la durata è veramente valida. Andiamo anche oltre allo stimato da parte dell'azienda. Infatti l'azienda dichiara che riesce a percorrere circa 60 km in modalità full assistita, facendo tirare quasi unicamente il motore, voi accompagnandolo e basta, mentre aiutandola, mettendola in velocità 1, aiutando il motore, quindi pedalando un pochino e cercando di tirare giù la panza, dovremmo riuscire a percorrere circa 120 km. Io sto facendo dei test, adesso sono circa 60 km e vi posso assicurare che nei range ci stiamo abbondantemente. Ed ora arriviamo al punto che vi stavo dicendo all'inizio. Cosa c'entra questa giornata con il rischio di pioggia con la batteria? C'entra perché la batteria è anche impermeabilizzata, cioè troviamo il case che a quanto pare è dotato di un'impermeabilizzazione, quindi le celle non arriveranno a contatto mai con l'acqua, mentre l'attacco della batteria presenta un gommino che va a fare da guarnizione per evitare che si possa infilare l'acqua tra il connettore della batteria e la bicicletta stessa. Ora, ovviamente non vi sto dicendo di andare sotto l'acqua con la bicicletta, anche perché sicuramente la batteria riuscirà a tenere un po' l'acqua, ma il motore purtroppo non lo sappiamo. Però vi posso assicurare che qualora prendiate degli schizzi o delle piccole quantità di acqua, potete stare tranquillo che sicuramente la batteria non dovrebbe averne dei problemi. Detto questo, ovviamente se dovesse piovere state a casa o almeno andate a fare una corsetta, che forse è meglio. Se nel vostro garage, nella vostra cantina, non avete la presa elettrica, quindi non potreste ricaricare la batteria, questa bicicletta ha la possibilità di staccare la batteria e ricaricarla tranquillamente in casa, anche per dargli un occhio in più. Quindi secondo me questo è un grosso punto a favore. Adesso vado a caricarla. Allora, ovviamente la bicicletta è ammortizzata
E oltretutto vi dirò di più, si può andare a regolare il precarico della forcella in modo da settare per bene il peso che deve andare ad assorbire tramite una chiavetta che troviamo sulla sospensione. Sono sospensioni semplicissime, però quello che è importante è che fanno egregiamente il loro lavoro. La sospensione la troviamo solo nella parte anteriore. Abbiamo un buon comfort di guida grazie alle belle ruote alte. Io che sono abituato ad avere un monopattino sotto ai piedi vi posso dire che le ruote da 27 pollici e mezzo a camera d'aria, l'unica cosa che poteva essere un po' meglio, però sono di buona qualità. Troviamo delle ruote CST semitassellate come è giusto per questa versione, questa tipologia di bicicletta. Purtroppo per me, adesso vi faccio vedere che cosa mi è successo. Ho forato, quindi dopo un po' di sconforto mi sono reso conto di una cosa: questa bicicletta ha la funzione quando hai bucato. Praticamente basta tenere premuta la freccia in basso che inizia ad andare da sola. È troppo comoda. Però grazie a questo piccolo contrattempo sono riuscito a vedere un pochino come si va a sostituire la camera d'aria in questa bicicletta, e vi posso dire che grazie al connettore per il motore che troviamo molto vicino allo sgancio della ruota, al dado per sganciare la ruota, questa operazione sarà meno complessa del previsto. Oltretutto nella parte anteriore troviamo uno sgancio rapido, basterà andare ad allentare il manettino che troviamo nel gancio anteriore e vi troverete con la ruota in mano in men che non si dica. Forare non è mai bello, ovviamente controllate sempre la pressione, però avendo queste piccole cose riuscirete a farlo in maniera un po' più semplice e senza arrabbiarvi troppo. Stavo quasi per dimenticarmi un punto fondamentale delle sospensioni. Infatti sul manubrio troviamo questa piccola chiavetta che servirà per andare a rendere non più ammortizzata la bicicletta. Vi starete chiedendo a che cosa potrebbe servire? Ovviamente serve per avere il massimo della trazione, e col pulsantino che trovate di fianco di colore rosso, con un semplice clic andrete a sbloccare nuovamente la sospensione per andare ad usufruire dell'ottima ammortizzazione. E adesso arriviamo a parlare di quello che troviamo sul manubrio. Sul manubrio troviamo un bel po' di cose. Partendo dalla destra troviamo le manopole che io sicuramente andrò a sostituire perché ho in mente un bel po' di upgrade per questa bicicletta. Poi dopo, spostandosi sempre, troviamo ovviamente le ottime leve dei freni, come vi ho detto poco fa, e il cambio. Anche qui troviamo il selettore Shimano Deore, quindi anche qui ottimo livello. Mentre nella parte sinistra troviamo il selettore per poter andare a dialogare con l'ottimo computerino di bordo, e come vi stavo dicendo poco fa il blocco per la sospensione anteriore. Parlando invece del computerino di bordo ottimo, troviamo le informazioni di cui necessitiamo tutte quante belle chiare e ben visibili. Oltre alla velocità massima troviamo il livello della batteria, non solo in tacche come potreste trovare dappertutto, ma anche in percentuale, che andrà a calare pian piano che userete la bicicletta. La marcia con la quale state girando e in basso il totale dei chilometri, ma azionando i tasti che troviamo sulla sinistra del manubrio possiamo andare a vedere il parziale dei chilometraggi fatti, il voltaggio della batteria per vedere la reale percentuale della batteria. Tenendo premuto invece il tasto superiore andrete ad accendere la luce anteriore, mentre la luce posteriore la dovrete accendere cliccando il tasto che trovate sul retro del fanalino. Come vi ho detto, questa è una bicicletta 100% legale e quindi, come la legge vuole, ha il totale delle disposizioni e infatti ha tutto quello che la legge italiana vuole per poter circolare su strada, anche se coloro che vanno in bicicletta sanno bene che non tutti i ciclisti sono sempre in regola. E adesso riposiamoci un attimo e arriviamo alle conclusioni. D30 secondo me è il giusto compromesso per tutti coloro che hanno voglia di iniziare a fare un po' di movimento. Infatti è ottima per la città perché è bella comoda, agile. Subito dopo aver guidato per qualche ora D30 vi renderete conto che la sua agilità vi farà fare cose anche un po' troppo azzardate. Era da tanto che non mi succedeva di pedalare e per il momento stavo provando questa bicicletta spenta, senza nessuna assistenza. Devo dire che nonostante questo probabilmente i rapporti e la bicicletta in sé
è veramente molto comoda e pratica. La ruota alta ha il suo perché, ha un tassello non troppo invadente, infatti è ottimo per l'utilizzo cittadino, e il motore di questa bicicletta è sempre bello attivo e reattivo. Fare quella salita che avete visto non è da tutti, anche qualche professionista secondo me faticherebbe un bel po', e io che sono un neofita sono riuscito a farlo tranquillamente senza fare grossi sforzi, o almeno no, in realtà ho sforzato molto. Essendo una bicicletta legale al 100% e che può circolare tranquillamente in Italia, il motore è limitato a una velocità di 25 km/h, che però fondamentalmente nell'utilizzo cittadino è il miglior compromesso in fatto di velocità e consumi. E qualora abbiate un po' di fretta in più vi basterà andare ad azionare il cambio sempre bello, preciso e puntuale Shimano, si sente molto la qualità in questo caso, e vi permetterà di trovare il giusto rapporto per andare a spingere sui pedali e far arrivare in pochi secondi la bicicletta a velocità ben superiori a quelle che vi eroga il motore. Ora ragazzi vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale, di farmi sapere cosa ne pensate di questa bicicletta e più che altro vi chiedo di farmi sapere cosa ne pensate di queste recensioni, queste video recensioni di biciclette, perché secondo me potrebbe essere una cosa che andrebbe a legare il pubblico della micromobilità, non solo monopattini, non solo monoruota, ma anche biciclette che per tanti possono essere il giusto modo di iniziare a lasciare l'automobile a casa, perché non importa come, ma ricordatevi che il futuro è elettrico e soprattutto speriamo che il futuro sia con meno automobili in giro. Ciao ragazzi!